Buongiorno, mi chiamo Elisabetta Bacaro, sono medico veterinario e pediatra e mi occupo principalmente dell'ortopedia del cavallo. Oggi sono qui per parlarvi dell'artrosi e dei vari nomi che riportano a questa patologia. Spesso si sente parlare di becchi o di osteofiti. Sono nomi che riportano appunto alla patologia artrosica. Che cos'è l'artrosi? L'artrosi è una patologia degenerativa che colpisce la cartilagine articolare. Non si presenta sotto forma di sintomo zoppia fin da subito, è per questo che è importante prendersi cura delle articolazioni fin da quando il cavallo è giovane, quindi fin da puledro. L'artrosi può colpire tutte le articolazioni, ma in modo particolare vengono colpite le articolazioni delle falangi, i garretti, i nodelli e anche purtroppo la schiena. L'artrosi, voglio sottolineare fin da subito che non riguarda solamente il cavallo anziano. Per anni abbiamo pensato questo. In realtà l'artrosi è una patologia degenerativa che purtroppo colpisce anche il cavallo in giovane età, quindi il cavallo già quando è puledro. Per cui conviene iniziare a conoscerla e iniziare a pensare che è meglio prendersene cura fin da quando in realtà non abbiamo dei sintomi, pensando che appunto è utile ed è un aiuto concreto prenderci cura delle articolazioni del cavallo che negli anni verranno sottoposte a stress. Come viene diagnosticata l'artrosi? L'artrosi viene diagnosticata appunto dal medico veterinario attraverso una visita che può essere appunto una visita clinica e seguita da delle immagini, quindi radiografiche e o ecografiche. Giustamente possiamo avere già clinicamente dei segni evidenti, spesso abbiamo delle articolazioni gonfie, calde e abbiamo la classica rigidità dei garretti. Questo ovviamente spinge noi medici veterinari già ad orientarci verso la diagnosi di artrosi. È ovvio che poi il segno radiografico, che è appunto quello che dicevo prima, che può essere l'osteofita, più comunemente chiamato becco, è uno dei segni che possiamo trovare che ci dà proprio conferma di questa artrosi. Spessissimo abbiamo invece una situazione che a mio avviso è già ben più grave, quando abbiamo proprio l'assottigliamento della cartilagine e quindi le articolazioni si ritrovano ad essere, io dico, più schiacciate, quindi le ossa si ritrovano più vicine una all'altra e questo purtroppo porta ad un maggior dolore. È importante far visitare il cavallo quando abbiamo il sospetto di avere appunto un'artrosi in corso, perché possiamo limitare i danni. Quali sono i sintomi dell'artrosi? I sintomi sono, il più grave sicuramente è la zoppia, però ci possono essere anche gonfiore articolare e rigidità e movimento appunto, scusate la ripetizione, rigido, soprattutto degli arti posteriori e dei garretti, soprattutto a freddo. Quindi abbiamo dei sintomi che giustamente si possono evidenziare facilmente già nel momento in cui il cavallo viene messo in movimento, viene preso, proprio tirato fuori direttamente dal box, perché appunto ci si rende immediatamente conto che il cavallo ha queste articolazioni gonfie, principalmente, come ho detto precedentemente, il nodello o i garretti. Possono essere calde e dolenti e spesso si ha questo movimento rigido. Normalmente poi è il veterinario che fa appunto la propria valutazione clinica, quindi il cavallo spessissimo risponde al test del flex e purtroppo anche radiograficamente abbiamo delle alterazioni ossee e cartilaginee che diciamo normalmente vengono appunto chiamati osteofiti o becchi e che comunque riconducono sempre alla stessa patologia che appunto è l'artrosi e quindi questa degenerazione cartilaginea. La domanda che mi viene fatta più frequentemente è se esiste una cura per l'artrosi. La risposta è categorica: no.
L'artrosi non si cura, l'artrosi si può solo gestire. Questo è importante per capire che appunto dobbiamo prenderci cura delle articolazioni fin da quando il cavallo è giovane, perché appunto, lo ripeto, l'artrosi non è una patologia che riguarda solamente il cavallo anziano e non colpisce solamente il cavallo sportivo. L'artrosi può colpire tutti gli animali, tutti i cavalli, a prescindere dall'età e a prescindere dalla propria razza specifica. Quali accorgimenti possiamo adottare per gestire le articolazioni prima della comparsa del sintomo tipico dell'artrosi? Sicuramente è importante una buona alimentazione e per questo consiglio anche di aggiungere ad una buona dieta un mangime complementare come Equibar Mobility della Guidolin, perché attraverso i suoi fitocomplessi, i suoi fitoestratti, quindi elementi naturali, alimenti naturali, possiamo andare ad aiutare la cartilagine articolare a rimanere sana. Altri accorgimenti utili per gestire le articolazioni, come già detto in realtà è una dieta fatta di alimenti ed elementi qualitativi. È importantissimo l'appoggio del piede, quindi sia il pareggio fin da quando il cavallo è giovane, quindi fin da puledro, e anche le prime ferrature devono essere eseguite con grande cura e grande maestria. È importante dare al cavallo fin dalla giovane età un allenamento adeguato che non sia sicuramente fatto su terreni troppo duri e soprattutto questi allenamenti non devono essere troppo intensi. Ricordo che le articolazioni hanno bisogno di rimanere sempre in movimento e che il passo è una delle 3 andature che sicuramente non fa mai male al cavallo, anzi è utile sicuramente anche per il buon mantenimento della lubrificazione appunto a livello articolare. Lo sviluppo muscolare è importante e quando abbiamo cavalli che crescono troppo rapidamente è importante anche in questo caso non aumentare troppo il suo peso, perché già l'altezza e le masse muscolari hanno un peso già importante, quindi manteniamo il cavallo sano fin da puledro per avere dei benefici anche quando il cavallo sarà adulto o meglio ancora sarà anziano. Spero che questo video sia stato utile per conoscere meglio la patologia artrosi, appunto una patologia che per molto tempo si è pensato colpisse solamente il cavallo anziano. Tutte le informazioni che vi ho dato derivano dalla mia esperienza e spero assolutamente che vi possa essere utile per pensare e capire che le articolazioni vanno gestite fin da quando il cavallo è appunto un puledrino. Per qualsiasi chiarimento consiglio sempre di chiedere al proprio medico veterinario.